Salve, in questo video di pochi minuti voglio mostrarvi una applicazione per smartphone Android dedicata al gioco del bridge. L'applicazione vuole risolvere la seguente necessità. A partire da un diagramma, da un board come quello mostrato qui sullo schermo, e attraverso una sua foto ottenere subito delle informazioni importanti, per esempio il par della mano e anche l'analisi cosiddetta a doppio morto, cioè a carte viste. E subito dopo, se uno lo desidera, poter anche giocare la mano. L'applicazione, eccola qui, è questa. E vi mostro quello che succede sul mio telefono. Io l'ho già installata, in un altro video vi mostrerò come si installa qualora riscontriate delle difficoltà ad installarla. Per il momento supponiamo che sia già installata. Ecco, in alto voi trovate il primo pulsante che vi invita a caricare un'immagine diagramma, un board. Quindi dovete avere già sul telefono l'immagine, la foto di un diagramma preso da un libro oppure da una rivista. Questa foto deve essere fatta in maniera decente, in buone condizioni di luce e non deve essere sfocata. Io adesso vado a recuperare una delle foto che ho realizzato qualche settimana fa, quindi andate a scorrere la vostra galleria. Ecco qui, per esempio questa è decente, un po' deformata, non è perfettamente orizzontale, però è un buon test per questa applicazione. Se l'immagine è troppo scura, potete premere il pulsante migliora immagine e fa un tentativo per migliorarla, però ora lasciamo perdere e proviamo a leggere le carte. Ecco qui, c'è riuscito al primo colpo. Non sempre funziona, non sempre ci riesce, dipende dalla qualità della foto. E qui vedete il file PBN, che è il formato digitale con cui può essere salvato il diagramma che abbiamo visto prima e per poter essere poi processato da un programma a parte, per esempio da un visore o player di diagrammi. Ce ne sono tanti in circolazione. Ma vedete subito quello che vi dicevo, il par della mano e l'analisi a doppio morto. Ora potete fare altre cose, per esempio potete salvare il PBN nell'archivio di default. L'archivio di default di tutti questi file si chiama default PBN, ma naturalmente ne potete creare uno nuovo. Per esempio, se prendete i diagrammi da questo libro, magari volete chiamarlo, questo è il libro di Bertè.txt e salva, e da questo momento tutte le foto, e ogni volta che premete il pulsante salva andate ad arricchire quell'archivio. Poi quell'archivio potete farne quello che volete, ma adesso vi mostro alcune cose. Oppure potete cambiare archivio e scegliete scegli archivio, oppure potete fare un'altra cosa, per esempio editare questo file, perché uno vorrebbe editarlo. Se ci fate caso, da questo diagramma non si può capire chi è il dichiarante e qual è il contratto, quindi qui viene messo un risultato così provvisorio, fasullo. Allora, se andate qui, potete inserire i nomi dei giocatori, il dichiarante reale, per esempio Ovest, e eventualmente anche inserire la licita, l'auction. Bisognava partire da Est, che era il dealer. Allora, per esempio, ha giocato magari passo, poi a seguire
ci sono state queste licite e alla fine il contratto è terminato. Premo il pulsante finito, ecco, vedete, alla fine qui sul contratto avete 2S, significa 2 spade, 2 picche, e qui avete memorizzato anche la licita e il dichiarante è est. Quindi ora potete salvare, e l'avete fatto. Avete salvato il PBN con le corrette informazioni, così dopo magari se volete giocare questa mano sapete qual è il contratto corretto e chi è il dichiarante. Ora chiudiamo. Possiamo fare un'altra cosa. Se premo qui, gioca il board, mi appare questa finestra con le carte e posso iniziare a giocare. Il contratto, state attenti, è un contratto fasullo, giusto per iniziare a giocare. Se non è quello che vi piace, potete modificare il contratto e stabilire chi è il dichiarante, qual è il seme di Atù e il livello. Contratto aggiornato, quindi stiamo giocando 4 cuori dichiarati da sud e il primo a giocare è ovest. E vi accorgete che gioca a ovest perché è nel riquadro giallo, quindi provate a giocare, gioco il 2 di fiori e continuate a giocare. Ora io gioco le carte a casaccio, giusto per farvi vedere che cosa si può fare. Se avete sbagliato premete undo, andate indietro e avete annullato tutte le 4 prese e quindi toccava ad est e continua a giocare. Potete togliere l'ultima presa di sud se sbagliate e andate avanti fino alla fine. Una volta che avete finito potete premere il pulsante ricomincia. Quella smazzata può essere giocata a piacere come una sorta di solitario, giocando le carte di tutte e 4. Non c'è al momento nessun motore, non c'è un robot attaccato ai giocatori, quindi dovete giocare da soli. Questo è quello che vi offre questa app. Se volete ritornare indietro, ecco qui, e qui sotto notate le 4 mani. E questo vi fa capire che il programma ha riconosciuto, ha visto per bene le 4 mani. Facciamo un altro esperimento, prendiamo un altro diagramma. Questo è un diagramma pessimo che mi ha trasferito un amico, sembra fatto a mezzanotte sotto un lampione spento. Vediamo se il programma è in grado di riconoscere le mani. Beh, ci è riuscito lo stesso, per fortuna. Qui c'è l'analisi e posso ora giocare quel contratto. Posso ora giocare quel board come abbiamo fatto prima, oppure esco, modifico di nuovo il PBN e salvo. Ultima cosa, questo qui, vedete, è un tipo di diagramma semplificato. Non vi sono tutte le carte. Al posto delle scartine appare XX, ok? Quindi lì può esserci qualsiasi carta. Allora, vediamo che cosa fa il programma. Rileva le 4 mani, vedete? Ha visto le X, ma più avanti ha fatto una cosa intelligente, cioè ha sostituito per noi a ogni X una carta e da questo momento in poi potete iniziare a giocare. Quindi andate qui e giocate quella mano. E quindi per quanto riguarda questa applicazione credo che si sia detto già abbastanza. Se qualcuno vuole provarla la può scaricare qui, vi mostro meglio l'indirizzo da dove si può scaricare
Ecco qui, questo è lo metterò anche nella descrizione. Per installarlo state attenti perché Android potrebbe chiedervi: questa è un'applicazione pericolosa, arriva da parti sconosciute, vi assicuro che non ci sono virus, non c'è pubblicità, non c'è assolutamente nulla, dovete dare al vostro telefono i permessi per scaricarla. Fa così con tutte le applicazioni che non si trovano sullo store di Android. Che cosa spero che accada in futuro? È che qualcuno la provi. Io l'ho provata sul mio smartphone Android, che è piuttosto vecchio. Bisogna avere Android 9, almeno Android 9, e vorrei sapere come funziona su altri dispositivi, se è fluido, se si muove a scatti e naturalmente se avete dei suggerimenti per migliorare quello che già c'è, o mi fate notare che c'è qualche errore da qualche parte, oppure se vi piacerebbe che vi sia qualche opzione in più in una nuova versione. E per il momento è tutto. Grazie, alla prossima.